incredibile. Il posto è questo. Stiamo andando a piangere disperati. Cosa? Ci vuole qualche giorno. Novità, ha detto che ci vanno 2-3 giorni, veramente aveva detto 3-4 giorni, però io penso se lo può fare il prima possibile, speriamo in un paio di giorni e niente, vedremo. Mi sento più a casa qui ormai che in altri posti. E di nuovo qua, nello stesso identico punto, una puntata fa. Come avete già notato, siamo tornati esattamente nello stesso punto. Avete visto che abbiamo rotto il radiatore. E volevo fare una riflessione su questo. Molti di voi ci dicono: ah, come fate a vivere con 500, 600, 700 x euro al mese? E noi diciamo sempre che è possibile farlo, ma che comunque bisogna sempre tenere anche in considerazione gli imprevisti. E questo è un imprevisto. Come tale costa. Forse il radiatore saranno 400 euro, spero di non pagare di più, però sono 400 euro che tu rubi alla tua vita normale. Quindi consiglio, per chi ce l'ha già chiesto, sì è vero 1000 euro, ma calcola sempre di avere un piccolo tesoretto, diciamo così, messo lì da parte, che se succede qualcosa puoi continuare il tuo viaggio. E poi un'altra cosa che molti ci chiedono è: ragazzi, ma come fate ad avere sempre il sorriso sulle labbra? E io anche in questi casi qua, vabbè, posso magari i primi minuti insomma essere preoccupato o rendermi conto comunque che c'è una situazione non felice, però poi ci ragioni sopra e dici: questi qua sono tutti risolvibili, sono cose che si possono riparare, e quindi perché farsi il sangue amaro? Ci ridi sopra, con un sorriso lo ripari, piange il portafoglio, ma almeno tu sei sereno. O no, cara dolce Marina? Gli imprevisti capitano e dobbiamo vedere il lato positivo, soprattutto possiamo anche dire che ci capitano sempre in posti, diciamo, positivi, perché comunque abbiamo sempre trovato le officine che ci riparavano, i meccanici esperti. Sì, i danni sono successi nei momenti giusti, nei posti giusti. Esatto, diciamo così. Però è anche vero dall'altro lato che sicuramente tra i due soffro molto più io lo stress di questi imprevisti, perché non ne posso più di sta ferma. Siamo fermi da tantissimi mesi e il nostro obiettivo è viaggiare, quindi certe volte io davvero la domanda me la faccio: ma abbiamo fatto la scelta giusta? Stiamo facendo esattamente quello che vorremmo? Perché tanti di voi comunque ci chiedono: ma non era meglio cambia camper? No, cioè noi vogliamo viaggiare con Bruto perché Bruto è brutto, è la sfida. È il nostro compagno di viaggi e non è che se si rompe Mauri lo butto via. Grazie. Quindi col pirillone qua alle mie spalle, adesso ci facciamo un bel cappuccino e una brioche per consolarci. E poi alla fine tutto sto discorso perché cosa? Per mangiare la brioche. Almeno ti senti meno in colpa, no? No. Mamma. Siamo passati da mangiare la brioche a mangiare il pranzo. Oggi il pranzo è questo. Buttalo via. Ci hanno chiamati. Hanno detto: dove va? Ci hanno chiamati. Vai. Hanno detto: ma fammi parlare. Hanno detto che hanno trovato un radiatore nuovo e quindi andiamo a prenderlo adesso. Subito. Uscita Bustarsizio. Io sono Maurizio, vengo a Bustarsizio, esco dall'ospizio. Fammi vedere dove devo andare! Ma è lì il navigatore, guarda. E poi devi andare a Bustarsizio, l'hai detto tu. Esco dall'ospizio. Hanno detto: è il tuo giorno fortunato. Sembra anche nuovo. Guarda quel codice Mercedes originale. Pensa a te. Con i suoi hidden block. Eccolo qua, abbiamo caricato in macchina. Il terzo passeggero è il nostro radiatore nuovo. Ragazzi, è l'ennesima volta, devo dirlo, che abbiamo veramente un culo sproporzionato con i meccanici. No, vabbè, ok, potrei parlare della sfiga di aver rotto il radiatore, invece parlo della fortuna di aver trovato un'azienda che ce l'ha trovato nel giro di 4 ore. Originale Mercedes, col suo numero sopra, su originale di codice prodotto. Adesso vediamo se ce lo montano domani. Sì, però già che ci sono io farei quel lavoro, quindi... Dai, andiamo. Andiamo. Aspetta che devo trovare il posto da andare. Non funziona la salviatrice. Ci ho provato. Però vi ricordate, no? A Cipro, quando avevamo fatto questo lavoro qua, no? Ecco, la ruggine poi alla fine è continuata ad andare avanti, non si è fermata, perché
secondo me avevano già stuccato sto pezzo ed era sotto, io sotto non sono andato. Adesso proviamo a vedere con una spazzola di ferro qualcosa di levarla e rifarla, stuccare, insomma fermarlo per l'ennesima volta. Adesso gli do un antiruggine, tipo il Ferox, come protezione e per bloccare la ruggine. Dopodiché aspetto che asciughi e andrà stuccato e poi vernicerò. Sta cominciando a piovere e so che Mauri era già venuto qui a stuccare, vedi? Stucco per metallo. Ecco qua che l'ha fatto già, dove c'erano i buchini della ruggine. Bene, il lavoro procede. Te pareva che non è qui ad aiutare. Sono dovuto comprare dello stucco metallico per stuccare quei buchetti, non sono grossi, sono meno di una capocchia di un dito. Già applicato, dico adesso bisogna aspettare un paio d'ore perché diventi secco, però già dopo 40 minuti si può iniziare a lavorare, a levigare. E lo farò perché mi hanno detto che diventa abbastanza duro. Una volta diciamo levigato, a me non interessa che sia bellissimo, mi interessa fermare questa ruggine e vabbè, ovviamente coprire i buchi in questo caso. Lo levigherò abbastanza bene, dopodiché si vernicia e spero per stasera che sia tutto pronto per poterlo mettere, perché forse stasera viene il meccanico, oggi pomeriggio tardi diciamo così, a mettere il radiatore. Vedremo se è già tutto pronto, se no devo aspettare. Sono passate le 2 ore, lo stucco è secco, è già levigato e adesso cosa faccio? Passo un po' di nitro per pulire e sgrassare e dopodiché lo vernicio. Sarà il modo corretto? Non lo so, però a me basta così, quindi lavoriamo e andiamo. Siamo passati alla verniciatura, quindi lo facciamo bianco. Tutto bianco, Io pensavo fosse un frigorifero praticamente. Meno male che sono riuscita a fargli mettere i vestiti da lavoro. È arrivato il momento di rimontare il radiatore nuovo. Vi faccio vedere Mauri e niente, il radiatore immaginatevi che è lì sotto e c'è un meccanico lì sotto e ovviamente piove da tutto il giorno, quindi ecco come stanno montando il radiatore in stile ombrellina della MotoGP. Adesso così dentro, così. Io l'ho detto che era beige, però quello c'era. Vabbè, muso, figa. Ma va, Brutto si ribella. Brutto è brutto, che deve rimanere Cioè, fammi brutto. vedere, va. È un patchwork, Un Van Gogh. un cock. Un Picasso tutto storto. Questa è arte contemporanea, È capito? arte di Red questo. Design by Red, glielo facciamo fare così. Mi ha detto che io ero l'ombrellina, quindi continuo a fare l'ombrellina, mentre il meccanico della Ferrari ti chiede come va. Sto facendo scaldare l'acqua, l'olio, non so, qualcosa. Buongiorno amici. La giornata oggi inizia così. Dovremmo provare il camper, ma diluvia e non c'è nessun meccanico oggi. Stiamo qua a aspettare, ci godiamo questo panorama. Sembra di star dietro una cascata. Roba da film, guarda. È complicato. Riesci a passare anche il caccia di taglio? Caccio di taglio, sì. Non ti conviene farlo motore acceso. Tanto ne alzo di poco. Ci siamo. Adesso l'aiuto a far manovra, se ha bisogno, ma di solito lo fa da solo. E forse si parte. Sembra impossibile, ma ce ne andiamo, salutaci.
Salutaci che andiamo via davvero. Davvero andiamo via. Ciao Thor, uno dei cani più buoni è un po' tonto. Però vabbè, ragazzi, c'è talmente tanta umidità che c'è uno stoppino qua. Comunque, come stava dicendo Marina, se avete capito, non lo dico. Diciamo che muoviamo il camper, così. Poi basta, e quindi eventualmente ci vedrete da qualche altra parte. No, non dico più niente a nessuno finché non sono arrivato, che sono tranquillo, che sono... Ragazzi, damn, sì. Speriamo che il vento sventoli. Come avete visto nelle immagini precedenti, siamo partiti. Abbiamo già fatto circa 150 km più o meno. Più? Sembra andare tutto bene. Tocchiamo ferro, Madera, legno, corna, legno, madera. testa, tutti gli Scaramanticamente. gli scurrimenti del mondo. Noi dovevamo in teoria essere fermi in un paio di posti belli italiani, Avevamo dei piani di viaggio per questo nord Italia, un po' Mincio. Borghetti sul Mincio, che è uno dei borghi più belli d'Italia. Esatto, volevamo andarlo a vedere, così farlo vedere anche a voi. Avevamo anche degli amici da andare a trovare qui in Esatto. zona. Però il problema più grosso è che, avendo avuto problemi, siamo in ritardo di più sulla tabella di marcia. Continuiamo a cambiare ovviamente i nostri piani, quindi non sappiamo neanche dove stiamo andando. No. Però abbiamo una tappa da amici che avete già visto lì a Udine, zona Udine, e quindi lì ci fermeremo, anche perché lì dovrò fare un paio di lavoretti che non ho fatto in giro. Qualcuno l'abbiamo già fatto in questa sosta forzata Esatto. dal meccanico. Dovevo fare il muso là, ma l'ho fatto praticamente dal meccanico in 24 ore. Sì. Devo dire che sono anche stato bravo. Sì, Ho posto una pacca sulla spalla. Guarda, guardate il muso di Bruto. E adesso ci fermeremo a casa di questi amici, fragozzovigli e stop della dieta. No, quale? La dieta ormai l'abbiamo fermata, no, ma la ricominciamo, tranquilli. Quindi le prossime immagini secondo me saranno cibi e soldi, quelle che avete sempre visto, fotografie, gente che ride, ubriachi, quelle cose. E adesso però mi vado a mangiare un panino in autogrill, una fan che non abbiamo neanche fatto, sì, Neanche colazione. no, praticamente siamo partiti via. No? E ho detto, ma la spesa non frega un cacchio, la faremo. Ho detto andiamo perché voglio provarlo, voglio fare chilometri e voglio che sia tutto a posto. Esatto. Quindi andiamo a mangiare. Non sapevo che Cracco era anche negli autogrill. Almeno il prezzo. Panino 5 stelle. Salvia, tortellini, burro e salvia. Detto questo, siamo qua a casa di amici. Però nel frattempo cerco di fare anche qualche lavoro su Bruto che avevo detto che volevo fare, tipo il musetto, ma devo montare un'elettrovalvola alle grigie. Quindi adesso con l'aiuto di Adam, che è già sparito, cercherò di montare questa elettrovalvola. Non so come verrà, devo tirare un cavo e cercare di mettere questa. Vediamo, io ci provo. Questo qui è il posto di lavoro. Qui c'è il rubinetto delle grigie, vedi? Lo devo togliere e mettere l'elettrovalvola che elettronicamente con un bottone da dentro riesco ad aprirla, così Marina non rompe più l'anima che deve scendere. Ciao Marina, vai a fare la spesa. Sono tornata. Come vanno i lavori? Che cosa succede qua? Sta andando le minchiate che ho fatto in precedenza. Col saldatore, il micro saldatore portatile? Esatto. Secondo me ti stai abbronzando oggi, altro che lavorando. Praticamente cosa abbiamo fatto? Io e il mio fido assistente Adam ho preso della corrente elettrica già sotto interruttore che avevo lì. Ho attaccato un pulsante semplicemente, o meglio un interruttore, e ho fatto passare solo il positivo perché avevo già il negativo qua. E adesso, togliendo il vecchio rubinetto, questo qua, che per fortuna è venuto via abbastanza bene, e ragazzi non vi dico quanto si era ostruito già, e adesso vado a metterle dentro valvola col suo nuovo riduttore. Fa vedere? Trovavo quelli da giardino, molto semplice. Non sono quelle che servono, 12 volt e basta, collego i fili e stop, funziona in teoria. Pratica non lo so, vedremo. Allora torno dopo. Esatto. Adesso devi accendere. Ok, si è acceso tutto? Sì. Alzi quello lì rosso, alzalo. Sì. E spingi in su quel pulsante, quello ti dico io. Ok. Vai! Non esce niente. Stacca? Come avrete capito, non ha funzionato. No. Quindi non so se sono io che non capisco o se sono loro che devono funzionare in maniera diversa. Quindi stai smontando? Mi sa che funzionano solo a pressione queste, e non essendoci pressione nelle grigie, quindi l'elettrovalvola funziona, Ma non la può aprire perché la pressione qua. La valvola l'ha comprata online la Marina e quindi arriverà domani.
e ho trovato la valvola che è praticamente un rubinetto motorizzato. Però nel frattempo avevo l'interruttore delle luci che ho ordinato in Sicilia ed è arrivato. Prima di aprire gli interruttori delle luci, ma comunque gli interruttori in generale dell'Aimer, quindi Mercedes, sono riparabili, vedete? Si possono separare e una volta li facevano bene e ora vi spiego come funzionano. Praticamente qui dove ci sono i pirilli, meglio i contatti, vedete? Adesso l'ho già pulito questo, dentro una piastra che scorre così, che viene mossa da questo pirillo qui dell'interruttore. In questo caso l'interruttore ho fatto bene a sostituirlo perché questo qua si è rotto, infatti il pezzettino mancante è qua. Per farvi vedere cosa dico, questo è quello dei tergicristalli che ha lo stesso problema, vedete qua il pirillo più grosso. Quindi questo si può pulire? Questo si può pulire e riparare, mentre questo qua è rotto, però cercherò comunque di fare qualcosa. E quindi come si fa? Si toglie il pezzo, come guardate, sporco che scorre fra i contatti, si puliscono i contatti, si pulisce la piastra e il rame e si rimonta. E sono quelli furbi, quelli che si possono ancora riparare. Così, guarda che bel lavoro. Addirittura qualora fossero tanto consumati si possono anche saldare questi pernetti o eventualmente sostituire se avete qualche ancora, perché il problema è trovarli. Un po' di grasso. L'ultima idea per riparare quello che non si poteva riparare. Siccome si era rotto il perno, con le classiche clips le ho scaldate, ne ho infilato dentro un pezzo e l'ho tagliata. Così non è sufficiente. Il pezzo rotto è qua. Adesso dovrò scaldare questo qua, infilarlo dentro e vedere se le due cose stanno. Se funziona, ho riparato anche l'irriparabile. Allora, finito? Mi sa che sono riuscito a ricostruire il gancetto. E se funziona, mandatemi di qua. Per soli 50 euro posso ripararveli. Cavolo. Visto che costa 60 nuovo. Quindi, riparato. Dai, su. O altra cosa? Altro? Buongiorno gente, siamo in questa situazione oggi perché stiamo facendo anche un altro lavoro, ovvero lavare questi copricuscini che avevamo fatto noi. Siamo qua nello stesso posto, adesso vi faccio vedere, sono arrivati anche tutti gli amici. Non ho fatto in tempo a riprendere la colazione, ma vi assicuro che era tanta roba. E questo è il nostro parcheggio. Vi faccio vedere Mauri quando edita un video. Praticamente tutti stanno parlando, no? E lui non si accorge di niente, si fa i suoi e ride per i fatti suoi. Ecco, qui invece c'è il reparto cucina. C'è qualcosa qua dentro il forno. Sono l'addetta alle melanzane alla parmigiana. Qua c'è un reparto gnocchi. Buongiorno senza cap, sono il nuovo cameraman. Buongiorno. Scusi lei, Si dica. cosa sta facendo lì sotto? Sto cambiando il clacson che non funzionava più. Ah, eccoli qua. E sto mettendo i clacson nuovi, Bene. super mega potenti, così la gente li sente. Brutti clacson. I brutti clacson. E per oggi è tutto. E qua che abbiamo? No, dai, non riprendere. Come no? Andiamo a spiare. Dentro. Vanno tirati in avanti? Eccomi, sono arrivata, sono operativa, non so cosa è successo in questa ora perché io ho solo che cucinato. Ciao! Riepilogando. Siccome ero in autostrada ho cercato di suonare perché un camion mi ha stretto e ha fatto... suonava con la ruggine, allora abbiamo messo questi che sono fatti diciamo più a tromba, dovrebbero avere anche un suono un pelino più grave e quindi magari riconoscere quel mezzo un pochino più grosso. Assistente! Assistiamo! Allora, arriva l'uomo storto. Sempre Igor. Io direi che torno quando avete montato tutto, così praticamente mi fate solo sentire il suono, che alla fine è quello che conta. Aspetta che glielo dico io. Vai. Oh! Basta! Prova! Prova! Basta! Vabbè, la pasta è... Allora!
tua sorella è una grandissima, brava donna, conosciuta. È passato il caldo ma è venuto il vento anche. Bene, qua si torna a lavorare. Dove siamo rimasti? Quindi siamo rimasti nel casino di un cantiere praticamente. Praticamente ho dovuto ordinare la valvola nuova, non so se l'avevo già detto, è arrivata, l'ho provata, l'ho messa su, da un po' ci va benissimo e praticamente chiude e apre. Quindi ho dovuto far passare invece che un cavo, farne passare due, perché c'è un motorino e non è una specie di mollo di ritorno. Ho provato, funziona, sono già messo, chiudo i collegamenti e il lavoro è finito. Dobbiamo provare? No, adesso no, fammi finire però. Bellissima donna, allora facciamo questa splendida prova, va bene? Allora c'è un pulsante con 1, 0 e 2, giusto? Sì. Allora, adesso schiaccia 1. Vado. Vai. È probabilmente il 2. No, è giusto. Schiaccia il 2. Oh. Mettilo a 0. Funziona? Funziona? Stasera mi dai un bacio? Sì, ma devo capire come mai è cambiato il tasto. Perché deve arrivare quello, non ti preoccupare, te lo spiegherò poi. Sto scalpellando brutto facendo una nuova installazione artistica. Sto cercando di levare lo stucco vecchio che ho fatto per riparare un bollo, che ormai ha iniziato a fare ruggine, e poi lo levigo più o meno come ho fatto sopra. E basta, poi lo rivernicio un marrone qualsiasi. Beh, flessibile, andiamo bene. Posso riavvicinarmi? Vediamo. Avevano già fermato, vedi che hanno fatto un buco per formare la crepa. Eh sì, è una cosa vecchia questa. E qua l'avevano già saldato. È venuta via anche la ruggine, hai visto? Sì. Oh, cosa dici Marco? Secondo me dai una spazzatina veloce, lasciamo che si asciughi, una passata con la carta vetrata, quella fina. Adesso leggiamo le istruzioni. Poi lunedì sera è pronto per poterlo stuccare. Dopo la porchetta lo vogliamo tutto un colore. Ma guarda, ma diventa verde. Nero dovrebbe. Dovrebbe, ma vedi, anche lì c'è un lavoro in corso. E invece di lì c'è uno scarabeo in corso. Vai tu di là. È perché sta perdendo, ecco perché. No. Sto stuccando. Stucco metallico fai tu, si chiama. Fai tu il carrozziere. Carta vetramento. Non vedo l'ora che pitturi perché il nostro nuovo marrone è molto marrone. Vabbè, sarà quel marrone che sarà. Oggi abbiamo anche un aiutante. Vediamo come funziona. Che è Gabriele e non è Ilaria. Ilaria, vuoi aiutare anche tu? No. Allora, oggi si parla di staccabatterie, che io non so. Guarda come si collega, dovrebbe esserci scritto. Ma... Sì, ma adesso è sempre un autoconsumo di sto zavaglio, Sì, però si stacca da solo, si scende sotto insieme ai 12 qua. Abbastanza semplice il principio. Sì. Uno stacca il polo che vuoi interrompere, Sì. nasce per il negativo come Sì. predisposizione preferita e migliore, però puoi farlo anche sul positivo. Quindi stacchi tutti i poli che hai attaccati più o meno dal polo che vuoi desiderare, attacchi questo, Sì. quindi l'energia passa attraverso lui e poi questo diventa un simulatore di questo attacco qui della batteria, quindi tu sposti questo attacco su questo e lo stringi come se fosse la batteria e il gioco è fatto. Ovviamente devi attaccare anche questi che alimenta l'interfaccina e poi dopo con il telecomando puoi anche fare lo stacca-attacca della batteria, vedi, con il telecomando in dotazione. Eh sì, l'abbiamo presa col telecomando perché è in una posizione un po' infelice per poterlo fare a mano. Sì, nel senso che sì, ci sarebbe stato uno staccabatteria da fare apposta. E poi mi serve anche come antifurto, non dimenticato, perché quando vai via e insomma rimane senza batteria. Abbiamo interrotto il positivo perché è più comodo come posizione, quindi i cavi che andavano al positivo dopo li attacchiamo a questo che è il positivo deviato dallo staccabatterie. Adesso non ho attaccato il negativo perché così lui non lavora e non mi fulmina un'altra volta. Te l'ho messo sul positivo, Mauri. L'hai messo sul positivo? Sì. Gabri, è la terza volta. Che mi entra qua da questo buco. Il buco del dito. Oh, direi che questa inquadratura con due uomini che lavorano contemporaneamente è unico, una cosa più unica che rara. Ragazzuoli, stavo controllando il lavoro fatto, devo dire che ha fatto tutto bene, anche coperto, ha rimesso anche il suo condizionatore a posto. Adesso ci mettiamo le scarpe qua, queste vanno lavate. Siamo un po' messi male oggi, male, nel senso che siamo ancora
in lava, tinteggia, fai, sposta, ma un po' per volta stiamo mettendo a posto tutto. Giusto Mari? Giusto, meno male. Benissimo. Questo Cosa? marrone qui. Ah ok, il marrone questo vuoi dire? Sì. Marrone nero, sì, una testa di moro. O testa di qualcos'altro. Adesso però ci prendiamo una pausa visto che è domenica, visto che stanno facendo una grigliata, e riprenderemo i lavori verso le 6-7 quando il sole ormai sarà sparito e ci sarà una temperatura decente. Questa è School of Pork e quindi il maiale è il protagonista. Qua in particolare mi viene anche da starnutire perché ci sono tantissimi pioppi. Ma fammi in ridere questo che le posto. immagini non sono ferme. Ciao, siamo Marina e Maurizio, viviamo da 12 anni in camper, di cui Parcheggiato qua. 13 dal meccanico. Continuiamo. Aspetta che tossisco. Prima mi tocco il naso. Vedi che mi gratto qua? Dai. Hai detto che c'è un genio in famiglia, ma la faccia da intelligente non ce l'hai, con la bocca aperta. Qua, quando voi vi truccate, la donna quando si trucca è sempre lì. Ah no, sono sbagliato. Ecco, fuori onda. Fuori onda. Fuori onda. Fuori onda. No, così non capiamo chi è No, ripreso. che due coglioni. Dai. Facciamo Si vedere gli sfuori onda. addominali. No, questo non andrà in Come no? Come no, questo va in fuori onda, sai che sputtanamento. No! Chuck si gira. Oh, ma questo è OnlyFans o cosa? Vieni. Ai cazzo ginocchio.
immortaliamo questo momento. Quelle cose che uno non sopporta, ma Quando gli uomini sono duri. Sinceramente, com'è? Meglio di quella che mi davano i miei genitori. L'ho fatta! comunque ci sono anche altre cose, ci sono piedini, ci sono fegatini, ci sono melanzane.